Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di una mia personale esperienza su un argomento che colpisce circa il 25% della popolazione umana, che è l'allergia ai gatti. Vi racconto la mia esperienza, vi racconto tutta la mia storia e chiaramente prima di iniziare voglio spiegarvi che questa è la mia personale esperienza, è la mia storia, non significa che ciò che è successo a me succede a voi. Quello che io consiglio è quello di rivolgervi a un ottimo o un'ottima allergologa e spiegarvi bene la situazione, perché la mia era una situazione un po' particolare di medico veterinario laureato allergico ai gatti, ai cani, ai bovini, ai conigli, che doveva ovviamente fare questo lavoro, e quindi alla fine abbiamo intrapreso una strada che fortunatamente, a distanza ormai di diversi anni, posso dire una strada che ha portato sicuramente i suoi frutti, una strada che per me è andata bene, e quindi voglio raccontarla in un video in modo tale che tutte le persone che vedono questo video possono poi chiaramente prima di tutto magari essere più fiduciosi e poi ovviamente intraprendere anche per loro una strada, ripeto, attraverso un'ottima professionista, un professionista come un medico allergologo. Allora, partiamo subito con raccontarvi gli inizi. Io sono sempre stato un grandissimo amante dei gatti, fino a 6 anni avevo gatti, ai tempi avevo gatti che vivevano praticamente all'esterno, erano gatti fondamentalmente che vivevano a contatto con noi, ma non vivevano a stretto contatto. Quindi io ero un bambino, uscivo, li accarezzavo, ci giocavo, ma il rapporto era un po' più limitato e non ero allergico. A 6 anni, 7 anni non ero allergico ai gatti, non mi davano nessun tipo di problema. Ho iniziato ad avere i primi segni, i primi sintomi dell'allergia ai gatti in realtà verso la fine delle medie, i primi anni del liceo, quando avevo un gatto, era un gatto selvatico che però eravamo riusciti ad addomesticare, non era castrato, viveva la sua vita, però passava del tempo anche in casa, non passava tantissimo tempo in casa e fondamentalmente io però ci giocavo parecchio e stavo molto a contatto con questo gatto, e i primi segni sono stati quelli di una congiuntivite e avevo una congiuntivite, mi davano fastidio gli occhi quando toccavo il mio gatto e fondamentalmente siamo andati chiaramente dal medico che ci ha consigliato di fare uno screen, un test di screening per le allergie. Sono risultato allergico ai gatti, al pelo del gatto, e mi è stato ovviamente consigliato, visto che il gatto comunque viveva all'esterno, di lavarmi sempre bene le mani tutte le volte che io accarezzavo il gatto, perché fondamentalmente quello che succedeva era che accarezzavo il gatto e probabilmente mi toccavo gli occhi. Questo fondamentalmente è stato il mio primo inizio. Facevo il liceo, potevo ancora scegliere di non fare il medico veterinario, e però cosa è successo? Che dopo questo gatto, per un periodo non abbiamo avuto gatti, e quindi ti dimentichi di essere allergico ai gatti, nel senso che era un'allergia, ripeto, legata al fatto che io li accarezzavo e poi mi toccavo. Quindi in realtà se io entravo in una stanza con dei gatti e non li accarezzavo non succedeva nulla, non avevo sintomi respiratori, asma o starnuti, avevo solo semplicemente la congiuntivite se mi toccavo dopo averli accarezzati. Quindi fondamentalmente all'ultimo anno di liceo cosa vuoi fare da grande? Cos'è? Medico veterinario. Mi è sempre piaciuto fondamentalmente fin da piccolo, ripeto, ho questa passione per i gatti
e quindi ho scelto questa strada, dimenticandomi completamente il fatto che poi fossi allergico. Ovviamente lo sapevamo e la nostra idea era quella poi di verificare poi con una dottoressa, con un dottore esperto in allergologia, se esistevano dei vaccini, delle terapie per aiutarmi, o comunque al massimo avrei fatto altro in campo medico veterinario, ripeto, avrei potuto lavorare nei laboratori e non a contatto stretto con i gatti. Però ripeto, in quegli anni ho avuto anche altri gatti che vivevano comunque all'esterno e non mi davano particolarmente problemi. Probabilmente anche questo è stato positivo nella mia vita, fino fondamentalmente verso il quarto anno di università, dove abbiamo adottato questa bellissima gattina che era una simil norvegese, che fondamentalmente aveva il pelo lungo. Abbiamo adottata. Ovviamente venivamo da un'esperienza in cui i gatti all'esterno non vivevano a lungo, noi abbiamo una bella zona all'esterno, un bel monte dove il gatto si può divertire, e dopo l'ennesimo gatto che non tornò, decidemmo chiaramente di non tenere i gatti se non avessimo poi deciso di tenerlo in casa, perché ci dispiaceva, ripeto, abbiamo una grandissima passione, tutta la nostra famiglia, abbiamo almeno 1 o 2 gatti e quindi ci dispiaceva tantissimo, e quindi decidemmo che se avessimo adottato un altro gatto avrebbe vissuto in casa, e quindi troviamo questa gattina, la adottiamo, la portiamo in casa e fondamentalmente inizio ad avere grossi problemi respiratori anche a stare a distanza, semplicemente vivendo nella stessa casa. Chiaramente grande preoccupazione, ovviamente facciamo tutte le nostre valutazioni. Io ai tempi, quando mi fu diagnosticato l'allergia ai gatti a 13-14 anni, utilizzavo un antistaminico. Fondamentalmente cominciai a prendere l'antistaminico per cercare di stare meglio in casa, e con mia sorpresa mi accorsi che dopo un mese circa, da quando avevamo adottato questa gattina, ovviamente pulita bene, antiparassitario, tutto, dopo un mese, inconsapevolmente, diciamo, perché poi un po' vedi che tu ti stai prendendo il tuo antistaminico, non ti dà più così dei grossi problemi, e quindi cominci ad accarezzarla, vedi cominci a stare bene. Comunque mi accorgevo fondamentalmente che l'impatto iniziale cominciava a scemare, non avevo più questa grande reazione allergica, e questo per me era positivo, perché la gattina era stata adottata, gli volevamo bene, e questo fondamentalmente cominciò un po' a darmi fiducia sul fatto che probabilmente il mio sistema immunitario a quel determinato gatto piano piano si stava abituando, ed effettivamente anche l'antistaminico poi comincia a dimenticartelo, un giorno sì, un giorno no, poi comincia a non prenderlo più e non mi dava più quell'allergia, non avevo più neanche l'asma, non avevo neanche più la tosse. Ovviamente cercavo sempre di accarezzare la mia gatta e di lavarmi subito le mani, e ovviamente cercavo di non stare troppo a contatto, cioè io nella nostra casa si accarezzava tutto, però cercavo sempre di mantenere un certo una certa barriera per evitare proprio il contatto diretto. Era andata bene tutto sommato, e quindi era positiva la situazione. Questa cosa iniziò comunque a farmi pensare che probabilmente il mio sistema immunitario, sottolineo il mio, non vale probabilmente per tutti, però vi racconto la mia esperienza, quindi è questo l'obiettivo di questo video. Mi accorsi che nel mio sistema immunitario probabilmente al mio gatto a un certo punto si trovava un equilibrio, si abituava. Ripeto, in quel periodo prendevo l'antistaminico, poi man mano lo toglievo e riuscivo chiaramente a fare senza. Quindi questa cosa mi diede anche un po' di speranza sul fatto che io dovevo comunque laurearmi in medicina veterinaria e fare il medico veterinario, e avrei voluto fare
quello che poi faccio tuttora, il clinico, il medico di cani e gatti, e quindi questo mi apriva comunque una speranza, perché altrimenti se non avrei potuto fare il clinico, non avrei potuto essere a contatto con i cani e con i gatti. Allora chiaramente iniziai a frequentare le varie strutture veterinarie per imparare, per fare i tirocini, e chiaramente lì ero allergico e dovevo lavorare con l'antistaminico, altrimenti quando tornavo a casa avevo proprio problemi respiratori, non gravissimi, però problemi respiratori, e quindi chiaramente finita la tesi di laurea, l'esame di stato, andai chiaramente da questa allergologa, una bravissima allergologa che non mi ricordo il nome, altrimenti ve lo consiglierei, però credo insomma che possiate sentire più di un parere. Andai da questa allergologa spiegando la mia situazione, gli dissi che ero allergico ai gatti, che mi era stato diagnosticato ai gatti, ma era anche evidente perché lavorando con gli animali l'allergia era evidente, e che però volevo fare questo di lavoro. E chiaramente lei la misi in crisi, perché chiaramente la prima regola, immagino, di un allergico ai gatti o ai cani in generale è di non essere a contatto con gli animali, di cercare di non essere a contatto con gli animali. Quindi la misi un po' in crisi, ma forse gli lanciai anche un po' una sfida. Comunque mi fece fare l'esame del sangue per vedere a cosa ero allergico praticamente a tutti i peli degli animali, cani, gatti, cavalli, bovini e coniglio. E io gli spiegai comunque la situazione, gli spiegai anche il fatto che del mio gatto comunque ero riuscito poi a diventare immune, nel senso che non mi dava così fastidio. Comunque lei mi disse: guarda, esistono delle forme di immunoterapia, cioè delle terapie, chiamiamoli vaccini, e mi disse però iniziamo con quello del gatto prima di fare quello del cane, perché c'è più risposta in quello del gatto. Se non risponde a quello del gatto probabilmente non risponde neanche a quello del cane. E ricordo solo, perché adesso sono passati anni, che era un farmaco che lei praticamente mi prescriveva all'ospedale, e arrivava dalla Spagna, e poi io andavo a fare la visita e lei mi consegnava questo contenitore con tutti diciamo dei farmaci che dovevo prendere sublinguale. Dovevo tenere per 2 secondi 2 goccine sotto la lingua che pizzicavano quando li applicavo sotto la lingua, e dopo di questo qui era la terapia. Ogni giorno mi mettevo questo prodotto, 2 secondi. Il problema nasceva dal fatto che questo tipo di terapia tu potevi farlo tecnicamente senza prendere l'antistaminico, ma io non potevo, perché dovevo fare il medico veterinario, quindi dovevo lavorare, non potevo curarmi e non prendere l'antistaminico, perché non mi avrebbe dato fastidio, soprattutto, ripeto, lavorando nelle altre strutture. Quindi ho fatto per un periodo il farmaco, diciamo l'immunoterapia e l'antistaminico, che in teoria non andrebbe fatto, perché in teoria però io l'ho fatto. A un certo punto decisi, poi lavoravo con dei colleghi, ma decisi di aprirmi una mia struttura, un mio studio, che è tuttora il mio studio, e questo quindi 2010, consapevole di questo problema, e quindi chiaramente l'obiettivo della mia struttura era che doveva essere anche ampiamente pulita, quindi la pulizia della mia struttura deve essere top, perché il problema delle grosse strutture è che per quanto uno tenga pulito, se sono grosse strutture, un po' di pelo c'è sempre nell'aria. Quindi io creai il mio studio e cercavo di essere estremamente pulito, ho sempre lavorato con i guanti, quindi ovviamente venivo ormai da un'esperienza di anni in cui sapevo che se accarezzavo non dovevo toccarmi, chiaramente, quindi pulizia delle mani se toccavo qualche animale senza guanti, ma in generale lavorare con i guanti. E chiaramente ho cominciato a fare il mio lavoro, chiaramente con queste 2 goccine sotto la lingua e antistaminico la mattina. Reggevo tranquillamente, riuscivo a lavorare senza nessun tipo di problemi.
non avevo una mascherina, anche se probabilmente aiuta anche la mascherina se siete allergici e dovete lavorare con i gatti, come nel mio caso. E chiaramente, essendo anche allergico ai cani, lo stesso problema ce l'avevo lo stesso coi cani. Non è che coi cani non ero allergico. Pensate che quando facevo i tirocini nelle stalle, che lì erano molto, chiaramente sono ambienti più polverosi, lì mi dava ancora più fastidio, e anche lì cominciai un po' a associare al fatto che effettivamente il pelo più pulito, il pelo ben tenuto, il cane tenuto bene, il gatto tenuto bene, mi davano meno allergia, meno problemi rispetto a un gatto magari che arrivava tutto polveroso, il cane tutto polveroso. Ovviamente, ripeto, questa è una mia esperienza, perché in generale l'uomo è allergico proprio a delle sostanze che produce il gatto, però avevo notato questa cosa, che anche se avevano le pulci potevano essere più allergico rispetto a se non l'avevano. E continuai per anni, per qualche anno, neanche tantissimi in realtà, penso che 2012-2013 avrò fatto 3 anni, 3 o 4 anni di immunoterapia. Però gli ultimi anni, sono onesto, a volte magari mi dimenticavo, e ho cominciato anche a dimenticarmi dell'antistaminico. Calcolate che una delle cose che facciamo in medicina veterinaria a volte è anche tosare il pelo. Quando devi preparare un intervento chirurgico tosi il pelo, quindi in quel momento lì il pelo, tu sei lì a contatto con tanto pelo, soprattutto in quei gatti molto pelosi, e fondamentalmente quello che accadde poi è che mi dimenticai di prendere la mia immunoterapia, e piano piano mi dimenticai anche di prendere l'antistaminico, ma perché stavo bene, perché non ne sentivo l'esigenza. Questo fondamentalmente, ripeto, dopo almeno 3 anni di immunoterapia, sicuramente 3 anni di antistaminico preso tutti i giorni. A un certo punto, sai, ti dimentichi un giorno, ti dimentichi 2, ti dimentichi 3, cominciano a essere settimane, poi mesi, e negli anni successivi magari lo prendevo l'antistaminico 2 o 3 volte l'anno, in quel magari periodo in cui c'erano veramente, magari devo tosare un gatto iperpeloso, capitava che magari prendevo poi l'antistaminico la sera perché mi sentivo un pochino di tosse, però 3 volte all'anno. E negli ultimi anni, negli ultimi 4-5 anni, credo che non ho più preso un antistaminico. Però nel frattempo, nel 2015, ho conosciuto la mia compagna, che oggi è mia moglie, e abbiamo deciso di vivere insieme, e vivevamo in un appartamento, e abbiamo adottato una gattina che si era presentata allo studio veterinario, e lei era bella pelosa, l'abbiamo adottata, e in realtà il primo mese che l'ho portata a casa ho avuto grossi problemi respiratori, e quindi ho preso l'antistaminico. Prendevo tutti i giorni, anche lì ovviamente antiparassitario e tenuta ovviamente in una certa maniera. La casa, devo dire, era un po' piccolina, però tendenzialmente tenevamo sempre le finestre aperte. Però dopo un mese, anche lì dopo un mese circa, sparito, nel senso che ho cominciato a non avere più problemi, a non prendere più l'antistaminico, e quindi a vivere fondamentalmente la mia vita con questa nuova gatta in maniera tranquilla. Poi ci siamo spostati in un appartamento più grande che è questo, dove viviamo tuttora, che è più grande e ha una bella terrazza esterna, quindi i gatti entrano e escono, quindi c'è più ovviamente spazio. E nel frattempo abbiamo adottato un altro gatto, che però lui non mi ha dato assolutamente nessun tipo di problema. Nel momento in cui l'ho portato a casa non mi ha dato nessun problema. In più, questo è un gatto che non mi molla proprio di un secondo, ce l'ho sempre attaccato, sempre addosso, e onestamente non mi ha dato nessun tipo di problema. Probabilmente la tipologia anche di pelo, oppure ci sono studi che dimostrano che alcuni gatti liberano, cioè sono più allergici di altri. Non esiste il gatto ipoallergenico, ok, però sembra che esista dei gatti che hanno più allergeni rispetto ad altri.
e quindi fondamentalmente non ho più preso l'antistaminico ormai da anni. Chiaramente tengo sempre la scatolina, perché se dovessi avere dei problemi lo prendo. Faccio questo lavoro ormai da 12 anni e questa è la mia esperienza da medico veterinario allergico ai gatti, ai cani, ai conigli. Le considerazioni finali: prima di tutto la mia esperienza, non è detto che quello che succede a me succeda a voi. È chiaro che la mia è un'esperienza un po' particolare, io volevo fare questo di lavoro, quindi ho fatto delle cose che in teoria dal punto di vista medico ti sconsigliano, cioè quello di prendere l'immunoterapia e l'antistaminico. Non avevo comunque aspettative, poteva andare male, e può andare male, può andare bene a me ma a un altro no. Questa è la mia esperienza, per dare chiaramente fiducia a chi magari o si trova nella stessa situazione o addirittura magari è un medico veterinario e diventa allergico. Questa può essere la mia esperienza, quindi può aiutarlo se si trova in quella situazione, oppure in tante situazioni di persone che magari sono allergiche e hanno il problema di dire adesso cosa faccio col mio gatto, quindi valutare insieme magari a un'allergologa, magari anche prendersi del tempo. Io ripeto, la mia esperienza con i miei gatti che mi hanno dato allergia passava dopo un mese di antistaminico, cioè il mio corpo si abituava. Io non so se chiaramente funziona con tutti, però nel mio caso funzionava. È chiaro che non è un consiglio questo video di dire fregatevene, è una cosa importante che dovete, ripeto, farvi seguire da un allergologa, da un medico che si occupa di immunologia. Mi raccomando, non fate il fai da te. Questa è semplicemente la mia esperienza e ci tengo. Chiaramente so che tante persone magari amano i gatti e che magari si trovano allergici e chiaramente sono poi dispiaciuti da cosa devono fare, e quindi serve semplicemente come raccontare la mia storia. Spero che questa storia vi sia piaciuta da un punto di vista proprio di avervi alzato il morale se eravate un po' giù e avete cercato allergia ai gatti, perché chiaramente volete trovare una soluzione. Non mi ricordo, e mi spiace, né il nome dell'allergologa né il nome dell'immunoterapia, e veniva dalla Spagna, arrivava dalla Spagna il prodotto, so solo quello, era una scatola bianca con delle scritte rosse, però non mi ricordo assolutamente, non ho via nessun tipo, non ce l'ho da nessuna parte, quindi non saprei darvi una mano sui prodotti, però ripeto, questa è la mia esperienza. Oggi io sono medico veterinario allergico, perché mi ritengo ancora allergico, però senza sintomi, e questo è positivo, mentre prima ero sintomatico. E anche quando abbiamo introdotto le due gatte, sia nel 2007 e sia dopo con l'altra nel 2015, ho fatto un mese proprio che avevo l'asma. Ovviamente fate tutti i controlli chiaramente per verificare i vostri polmoni, perché ripeto, non è una cosa che è da fare. È chiaro che se voi sapete di essere allergici ai gatti, cercate di non avere gatti, o comunque cercate di evitare di averli in casa. Se invece avete già gatti, chiaramente cercate di andare a fondo, cercate di trovare magari una soluzione insieme al vostro, ripeto, medico, e vi auguro chiaramente quello che poi è successo anche a me, quello di comunque stare bene. È chiaro che io, ripeto, mi ritengo ancora allergico, perché chiaramente tengo comunque dei comportamenti da allergico. Ripeto, io i miei gatti li accarezzo, ma poi mi alzo e vado a lavarmi le mani. Non sto lì con le mani così, no, mi alzo e vado a lavarmi le mani. Lavoro coi guanti, lavoro sempre coi guanti, e la mia struttura deve esserci una pulizia importante, quindi il pelo va raccolto immediatamente, non va lasciato, quindi ci tengo particolarmente, proprio perché so che per il momento mi ritengo fortunato, però magari tra qualche anno ho più problemi e devo purtroppo abbandonare la mia professione. Speriamo di no, perché comunque, ripeto, tanti anni ormai che riesco a gestire il problema, e attualmente sono almeno 5-6 anni senza farmaci. Vi posso assicurare che rispetto a quando ho iniziato lavoriamo molto ma molto di più, quindi in teoria la quantità di allergeni sarà sicuramente aumentata all'interno della struttura.
Spero che questo video vi sia piaciuto. Se siete interessati iscrivetevi al canale, se volete raccontarmi la vostra esperienza scrivetela qua nei commenti e ci vediamo al prossimo video.